Avete mai sentito parlare della polpessa? E vi siete mai chiesti che tipo di animale sia, se sia la femmina del polpo o un altro esemplare? In questo video analizzeremo le caratteristiche di questo bellissimo e misterioso animale. Alla fine di questo video vi mostrerò il mio primo e per ora unico avvistamento della polpessa. Ogni volta che andiamo a pesca scegliamo sempre con cura il posto dove pescare. Spesso si tratta di coste rocciose più o meno profonde. In questi posti è più probabile trovare i polpi. Prima di partire ovviamente controlliamo le condizioni meteo marine per evitare di fare un viaggio a vuoto. Spesso il mare è mosso oppure risente del vento del giorno precedente e quindi è in scaduta, cioè sta lentamente rallentando il suo moto ondoso, ma il fondale comunque non è limpido e quindi potrebbe pregiudicare una pescata. Si possono poi verificare situazioni di questo tipo dove il mare è mosso ma come vedete il fondale è molto limpido nonostante sia profondo. Le giornate caratterizzate da sole e mare calmo sono ideali ma come vedete bisogna prestare attenzione a causa del transito di scooter, d'acqua e barche. Spesso non rispettano la distanza di sicurezza e c'è sempre il rischio che possano non vedere la boa sul sole, come spesso accade, mi aspetta a riva leggendo un bel libro. Questo video riprende la pescata di fine marzo, quando in uno stesso giorno ho catturato il polpo da 3,8 kg, altri polpi e infine la polpessa. Se non avete visto il video vi lascio il link qua in questo stesso video. La polpessa è un animale tipicamente notturno. Proprio quando il resto del mondo si prepara per andare a dormire, lei esce dalla sua tana per andare a caccia. Innanzitutto bisogna precisare che la polpessa non è la femmina del polpo. Appartiene alla stessa famiglia del polpo, Octopodie, ma è una specie diversa. Nel Mar Mediterraneo vive una sola specie di polpessa, Calistoctopus macropus, sembra uno scioglilingua. Le differenze con il polpo comune sono abbastanza evidenti. Solitamente l'Octopus vulgaris ha delle dimensioni maggiori rispetto alla polpessa. Ha un colore meno acceso, anche se ovviamente possono sempre cambiare colore e mimetizzarsi a seconda del fondale in cui si trovano, e i tentacoli sono un po' più grossi. Questo è un piccolo esemplare di Octopus vulgaris. Come vedete non è molto veloce. Il suo punto di forza principale è il mimetismo, ma una volta che viene avvistato, allora risulta abbastanza facile catturarlo. Sia il polpo comune che la polpessa sono animali davvero intelligenti, anzi sono considerati tra le specie più intelligenti tra gli invertebrati. Entrambi sono caratterizzati da un corpo molle e 8 braccia dotate di ventose, di 2 file di ventose. E ogni volta che si sentono in pericolo sparano l'inchiostro per agevolare la fuga. Spesso in internet si leggono informazioni errate. La polpessa non ha una sola fila di ventose, ma bensì come il polpo comune ne ha 2.
Le polpesse sono caratterizzate da un colore rosso acceso e dei puntini bianchi. È un animale davvero affascinante. Guardate quanto è bello. Un altro animale caratterizzato per la sua calma e la sua lentezza è la torpedine. A differenza della polpessa, il suo manto non cambia colore, quindi non può mimetizzarsi, però proprio come la polpessa ha dei bellissimi colori sul dorso. Non ha la capacità di mimetizzarsi, ma possiede un'altra caratteristica difensiva molto importante. È in grado di dare una scossa fino a 220 volt. Nella mia vita ho pescato la torpedine una sola volta, prima di scoprire questa caratteristica. Per fortuna non mi ha dato nessuna scossa, la devo ringraziare. Spesso polpo e torpedine vengono associati per preparare gustosissime ricette di cucina. Ora facciamo un salto indietro nel tempo. Siamo a fine marzo, ho già pescato diversi polpi, quando sotto uno scoglio intravedo qualcosa di veramente affascinante. Inizialmente la scambio per una stella marina. Poi mi accorgo che invece è proprio una polpessa. Essendo un animale notturno è veramente difficile trovarla di giorno in piena attività. Come si può vedere ha 2 fili di tentacoli e i tentacoli sono lunghi e fini rispetto al polpo comune. L'acqua fredda inibisce i suoi movimenti. Ha un corpo affusolato e sottile. Le sue carni non sono così pregiate come quelle dell'Octopus vulgaris. L'inchiostro delle polpesse non solo serve per confondere i predatori, ma contiene anche una sostanza chiamata tirosinasi che può ridurre temporaneamente il senso dell'olfatto dei predatori. E ovviamente non il mio. Possiedono un sistema nervoso altamente sviluppato, con 2/3 dei loro neuroni localizzati nei tentacoli. Questo permette ai tentacoli di agire quasi indipendentemente dal cervello, che è utile per compiti complessi come ad esempio aprire i gusci. Gli occhi delle polpesse sono altamente sviluppati e simili a quelli dei vertebrati. Possono vedere bene anche in condizioni di scarsa luminosità e sono in grado di rilevare la polarizzazione della luce, cosa che molti altri animali non possono fare. Sia il polpo comune che le polpesse sono in grado di rigenerare gli arti amputati. È sicuramente un grande vantaggio in quanto durante le battaglie con le murene, loro nemico da sempre, spesso tendono a perdere i tentacoli. Bene, come vedete è un animale davvero affascinante, bello da vedere, bello da ricercare, bello da pescare e anche bello da cucinare. È per questo motivo che dedico quasi tutte le mie battute di pesca alla ricerca dei cefalopodi. Anche per oggi è tutto. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella. Grazie. Buon mare a tutti!